Allora, 50 anni fa, il 6 maggio del 1976, ci fu il terremoto del Friuli. Non era una giornata come oggi, uggiosa, con qualche goccia di pioggia, che necessita per ovvi motivi degli occhiali da sole, ma era una giornata afosa, erano giornate afose, calde, tant'è vero che mi ricordo che dopo il terremoto ci furono tanti che dissero che la causa del terremoto era stata il grande caldo. Ecco, di per di saggezza già se ne dicevano allora, non con il numero alto che si dicono ora, in questi giorni, in quest'epoca, insomma, le sciocchezze si dicevano anche allora. Ora, al di là di questo, che cosa accadde? Il mio ricordo è questo, io aspettavo il mio cartone animato preferito serale, cioè Il Conte di Montecristo, era giovedì, Rai 2, la programmazione allora Rai 1, Rai 2 era piuttosto statica, molto organizzata, ma la TV non andava, non prendeva bene, non prendeva, non vedevo nulla praticamente. E facevo soggiorno, cucina, dove c'era mia madre con il mio fratellino piccolo, io avevo 7 anni, che faceva da mangiare e aspettava suo marito, mio padre, che doveva ancora tornare. E a un certo punto mi arresi, aspettavo così disperato davanti, seduto sulla moquette, che improvvisamente si sbloccasse la programmazione, ma questo non accadde. Invece alle 9, 9:01 mi pare di ricordare, la casa iniziò a ballare in maniera veramente molto forte e nessuno di noi aveva mai sentito parlare di un terremoto. Io uscii fuori, aprì la porta e scappai in mezzo alla strada. Mi ricordo benissimo che arrivai per primo e, e lì fui preso da un dilemma amletico, nel senso che sarei dovuto andare, capivo benissimo, in uno spazio più aperto, avrei dovuto passare attraverso le viuzze della parte bassa del paese e capivo che poteva cascare qualsiasi cosa, perché le case ballavano proprio, non sto esagerando, a vista d'occhio sostanzialmente. Ed era lunga la scossa. Oppure tornare indietro, andare verso mia madre e dirle di muoversi. Scelsi questa seconda strada. Entrambe così, mi resi conto subito che non avevano entrambe un senso per la mia sicurezza, perché mi resi conto subito di aver fatto un errore. Uh, e mia madre invece con il suo senso popolare l'aveva azzeccata, perché uscì per ultima, quindi rimase in casa probabilmente a chiudere il gas, a fare i piatti. Mia madre è così, era così ed è così. Mi ricordo ancora che mentre io la incitavo a muoversi, mia madre chiuse la porta a chiave. Incredibile. Uh, Poi le sere successive, le notti successive, alcune, le prime, noi dormimmo all'aperto, mia madre no, mia madre rimase a casa perché insomma voleva dormire nel letto sostanzialmente. Altri tempi, per fortuna, altri tempi. Uh, e poi mio padre decise di portarci in Jugoslavia, andammo a Zara qualche giorno, insomma, per aspettare un po' che le scosse di assestamento poi passassero. L'altro ricordo che ho sempre del terremoto riguarda le scosse di settembre, in particolar modo quello che mi ricordo nitidamente era quella, se non ricordo male, del 15 settembre, la notte, quando verso le 5:30, mi pare, ci ritrovammo tutti e quattro a guardare il pavimento che davvero si muoveva, tipo, insomma, nel DAS praticamente. Durò meno, ma fu secondo me dal mio ricordo più violento. Non riuscivo, io che ero pur riuscito a scappare alla prima scossa, non riuscivo neanche a muovermi, eravamo paralizzati L'altro infine ricordo che ho del terremoto è i prefabbricati che dopo ospitarono lungo la strada da Tarvisio a Pontebba e anche oltre tutte le persone che avevano perso la casa.
Ecco, di questo fatto storico della nostra regione, ma dell'Italia, e anche della mia vita personale, va contestualizzato, ecco, va contestualizzato in un momento così ancora di un'Italia in bianco e nero, ancora rurale, tanto più in Friuli, che però piano piano andò ad asciugarsi. Il 1° gennaio del 77 terminò Carosello, e io il giorno dopo chiesi a mio padre cos'era cambiato, perché vedevo la pubblicità un po' ovunque. La sua risposta fu un po' confusa, in realtà era cambiato, iniziò a cambiare tutto, perché la pubblicità iniziò ad andare un po' lunga tutta la programmazione, non solo in quella fascia oraria. Poi ci fu anche il rapimento, l'assassinio di Moro, che segnò quegli anni in maniera molto profonda, e dal punto di vista televisivo cambiò un po' tutto, perché si passò da 2 canali al colore, da 2 canali a poi con Rai 3 a 3 e Canale 5 a 4, e piano piano iniziamo ad entrare negli anni 80. Diciamo che questi anni in bianco e nero, che a me mancano molto, anche se ero bambino, mi piacciono tuttora molto per diversi aspetti, che forse potete un po' intuire dal mio racconto. Si uscì con la vittoria dell'Italia ai mondiali nell'82, dove i ricordi iniziano ad essere a colori, anche se un colore ancora sbiadito, e piano piano siamo passati in un periodo di transizione, e poi siamo andati verso quella che è oggi la nostra contemporaneità.